Sono Marco, un contadino siciliano. Sto per entrare nel mio nuovo oliveto. Questi sono verdelli. L'oliveto che ho scelto come nuovo passo si trova dalla parte opposta rispetto a Lingua Grossa, che è attualmente il mio centro di coltivazione degli ulivi. Dal lato nord al lato sud dell'Etna, con oltre 300 metri di dislivello. So che questa zona è uno dei centri più importanti per l'olivicoltura in Sicilia, ma la verità è che non conosco ancora il carattere vero di questa terra e nemmeno il sapore dell'olio che ne verrà fuori. L'ho visitato una volta, accompagnato dal vecchio proprietario. Ora però la terra è mia ed è il momento di imparare a conoscerla davvero. Si parte da qui. Inizio marcia. Un panorama bellissimo. La prima volta che sono venuto qui non avevo nemmeno il tempo di accorgermene. Ero distratto dai sentieri scomodi e dai fichi d'indio ovunque. A dire la verità, questa terra mi era sembrata persino piccola. Ma camminandoci con i miei tempi, tutto è cambiato. Ho sentito davvero quanto è grande questo posto. Sono io mezz'ora che giro e ancora sono qua sotto. Il terreno ha molte salite e discese ripide. Qua sì, no, questo è tutto così. Ma mi sono accorto che ci sono anche degli ampi spazi e pianeggianti. Mi ha fatto piacere trovare degli asparagi selvatici. Gli alberi sono giovani, guarda. In effetti, la maggior parte degli alberi sono giovani. Ma onestamente bisogna fare poco agli alberi. Mi hanno detto che quasi tutti sono stati piantati circa 20 anni fa. Invece è più importante bisogna mettere il concime. I veloci così, spray. Anche se le pratiche ufficiali non sono ancora concluse, ho già firmato un contratto preliminare e posso entrare nel terreno per iniziare i lavori. Da qui in poi si comincia davvero. Nell'olivicoltura ci sono operazioni urgenti da fare subito. Un bosco. Le erbacce erano diventate come rami che arrivavano fino all'altezza della vita. Avevano anche delle spine pungenti. Abbiamo finito la prima giornata di lavoro. Un po' di tagliare erba, un po' di alberi, penso che ho portato una quindicina di alberi. Ma c'era molto lavoro. Stanco. Sentivo che la potenza del taglierba non bastava, ma con l'aiuto di mio padre sono riuscito a continuare a tagliare, anche se con fatica. Il secondo giorno è andato, va. Vediamo domani. Vediamo che la giornata domani sia migliore. Avrei voluto potare ogni albero con cura, uno per uno, ma considerando la quantità di lavoro e i tempi, quest'anno ho deciso di limitarmi a un intervento più leggero. Abbiamo finito il terzo giorno di lavori. Oggi giornata più consistente perché siamo dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Io penso in generale un'altra settimana, un altro giorno e già in parte abbiamo finito. Dopo aver tagliato le erbacce, la forma della terra era diventata finalmente chiara. I sentieri nascosti sono riemersi e ho scoperto piccoli gradini di pietra che collegavano le varie zone. Ho anche potuto farmi un'idea di quante piante di olivo potrò mettere. Ho provato a ordinarle, ma tutti i fornitori sono esauriti, quindi dovrò aspettare fino all'autunno. Nonostante questo, il lavoro da fare è tantissimo. Finalmente, però, ho la sensazione di essere arrivato al punto di partenza. L'acqua è indispensabile per l'agricoltura. Non serve solo per irrigare gli alberi direttamente, ma anche per distribuire concimi e prodotti fitosanitari, che richiedono grandi quantità di acqua. Qui c'è un impianto di irrigazione
e posso usarlo il numero stabilito di volte regolarmente. È anche uno dei motivi per cui ho scelto questa terra. Non io ho fatto niente. Ho chiamato il responsabile dell'acqua per chiedere il prezzo e ho pensato, aspetta, non può essere vero. Era una cifra molto più alta di quanto mi avevano detto. Impossibile da pagare. Per un attimo mi si è spento il cervello. Disperato, ho iniziato a cercare altre soluzioni sul mio smartphone. Ma qualche giorno dopo ho scoperto di aver frainteso. La tariffa che mi avevano detto era in realtà un utilizzo annuale. Mi sono sentito sollevato. Stiamo fare qualcosa di impossibile. Però sai, alla fine qualcosa per pensare c'è. Io già mi adesso ci sono idee come mettere le vacche. Ora da prima sistemiamo queste cose. Tanto l'acqua è a maggio. Primi giorni di maggio. Oggi è giorno 6, giornata così, un po' di pioggia, quindi da un lato va bene la pioggia che comunque già avevo quasi un mese che qua in questa zona non pioveva, quindi è abbastanza positivo la pioggia. E niente, abbiamo fatto alcune altre cose, abbiamo sistemato dove mettere le vasche e adesso torniamo a casa. Prima di allora devo controllare le canalette d'acqua, procurarmi gli attrezzi necessari e completare tutti i preparativi. L'acqua è una chiave fondamentale sia per gli ulivi che per l'intero oliveto.